Buongiorno, buongiorno e bentornati sul canale di Bike Reason. Sono Matteo e oggi vediamo la seconda parte del video sul Garmin 700. Allora, devo aggiungere la mia destinazione e ho ricevuto la posizione tramite WhatsApp. Aprendola su Google Maps ho le coordinate che vado a copiare e ci riusciamo? Sì, copia. E le vado ad aprire sulla applicazione Garmin Explore. Cerca, inserisci, incolla, ecco qua, e praticamente ho la mia destinazione. Come faccio a inviarla al Montana? È molto semplice, clicco qui, naviga, mi dà i dispositivi che io ho collegati all'applicazione, questo è il Montana che è connesso, fine. Sul Montana ho mi appare appunto l'inizio delle impostazioni per questo tipo di indicazioni. Siccome il Montana, come dicevo nell'altro video, è un dispositivo polivalente, quindi non è solo destinato a un utilizzo motociclistico o diciamo barra automobilistico, ma può anche essere utilizzato per altre attività. Qui abbiamo tutte le attività diciamo che possono essere praticate utilizzando questo device e a seconda dell'attività ovviamente il dispositivo si imposta in un determinato modo. Per quello che mi riguarda, io adesso devo percorrere strada diciamo normale e quindi seleziono la modalità guida di un'auto o una moto, vabbè, uguale. Ti chiede come vuoi arrivare a destinazione, io devo minimizzare il tempo di percorrenza e intanto lui mi cerca il percorso. Altra cosa che si può fare, posso andare ovviamente a impostarmi la mappa in modo tale che sia in modalità autoveicolo e vado a impostarmi sul display le informazioni stile auto, e qui ho praticamente la mia mappa e come fosse appunto un navigatore tradizionale. E altra cosa che posso fare in viaggio, ovviamente cliccare qui e avere poi tutti i dati riassuntivi del viaggio che sto effettuando. A più tardi per la prova in off. Ciao! Allora, adesso facciamo una prova di ricalcolo e vediamo che velocità ha. Ecco qua, ha ricalcolato il percorso. Diciamo che è abbastanza accettabile come tipologia come rapidità di ricalcolo del percorso in caso in cui non si uscisse dalle indicazioni del Montana. Allora, abbiamo terminato il tratto di strada di autostrada, adesso stiamo per dirigerci verso la parte in off. Siccome non conosco queste zone, vorrei poi tornarci, ho attivato la registrazione della traccia. Come si fa? Si fa in maniera molto semplice, perché basta fare diciamo accedere facendo uno slide dall'alto verso il basso per entrare in questo menu rapido. Io ho già azionato lì dove c'è scritto registra attività e in sostanza sto registrando appunto l'attività quindi sto registrando la traccia. Se poi voglio accedere invece alle impostazioni o comunque alla schermata della traccia, faccio sempre uno slide dall'alto verso il basso, riclicco su registrazione attività e mi entra nella modalità di registrazione traccia, e quindi qui mi indica il percorso che diciamo è la distanza della traccia attualmente in registrazione. Sulla sinistra poi c'è per cancellarla, metterla in pausa, e a destra poi per salvarla. Abbiamo poi ulteriori menu dove qui abbiamo delle informazioni che ci vengono fornite in merito al tipo di traccia che stiamo registrando, e ovviamente anche per la registrazione della traccia è possibile andare a impostare in maniera differente a seconda delle esigenze il tipo di registrazione. Qui abbiamo diciamo la mappa della traccia e qui l'elevazione del percorso. Noi torniamo alla visualizzazione invece a cartina.
Eccoci qui al termine della giornata e quindi siamo arrivati al momento di dover salvare la traccia. Ovviamente nel corso della giornata l'ho interrotta e l'ho riattivata più volte e adesso insomma mi sono fermato, quindi devo percorrere strada normale, che non mi serve salvare la traccia, quindi rientro nell'attività e a questo punto ho la possibilità di salvarla ovviamente qui dove è il dischetto. In queste altre videate, come vi ho fatto vedere prima, adesso abbiamo praticamente tutta la conformazione del nostro percorso che abbiamo tracciato, quindi in termini di quote, di altitudine. Abbiamo la traccia che è di questo colore azzurrino, non so se si vede dallo schermo, e la possibilità ovviamente di farla al contrario, quindi di ritornare indietro sulla stessa strada. Ovviamente la traccia consente di tornare indietro e mettere le ruote esattamente dove siamo passati all'andata, in quanto comunque è molto precisa in termini di appunto tracciamento del percorso. Qui abbiamo le informazioni generali relative alla appunto la traccia registrata, quindi abbiamo la durata dei viaggi, la durata del viaggio, la distanza, il numero dei punti che ha registrato, l'ascesa, la discesa, la quota e bla bla bla. La possibilità di poter cambiare il colore ovviamente, quindi magari uno lo mette viola e dovrebbe diventare un pochino più visibile, eccola qua, e quindi tornando alla mappa principale andiamo a salvare la traccia, eccola qua. Qui possiamo andare a salvarla come giro off, ok, e poi di nuovo salva. E abbiamo salvato la nostra traccia. E adesso mettiamo la destinazione per tornare a casa. E quindi a questo punto waypoint, casa, vai, e guida sempre come abbiamo fatto prima, dove sta? Guida di un'auto, perché ci serve il minimizzare il tempo, e lui adesso ci calcola il percorso. E ecco fatto. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo tutorial sul Garmin Montana. Ciao! Ah, dimenticavo, iscrivetevi al canale e mettete un like al video. Ciao ciao!